Siamo a Tokyo, nella stazione di Hongo Sanchome e stiamo per andare a fare un'intervista al presidente della più importante associazione in Giappone che si occupa di fine vita. Buongiorno Presidente, può dirci chi è e come è entrato a contatto col tema del fine vita? Benvenuti a Tokyo e benvenuti nella nostra associazione. Il mio nome è Soichiro Iwao e sono il presidente onorario della Japan Society for Dying with Dignity. Sono un medico e lavoravo come dirigente all'interno del Ministero della Salute. Quando sono andato in pensione dal mio ruolo all'interno del Ministero, 17-18 anni fa, mi sono unito a questa associazione. Ciò che mi ha spinto è la necessità di fare i conti con l'invecchiamento della popolazione. Io sono nato nel 1947, la mia generazione viene chiamata generazione dei baby boomers perché c'erano tantissime nascite in quegli anni. Oggi, come forse saprete, in Giappone nascono tra gli 800.000 e 1 milione di bambini all'anno, mentre ai miei tempi nascevano 2 milioni e 600.000 bambini all'anno. Al momento credo che ci siano ancora 1 milione di miei coetanei ancora in vita e attivi e questa è la situazione generale. Quando sono andato in pensione, una delle mie preoccupazioni principali era come sarà la mia generazione tra 20-30 anni. Ad ora non abbiamo nessuna legge sul fine vita in Giappone e l'eutanasia è un crimine, ma i progressi della scienza medica permettono alle persone di vivere più a lungo, specialmente gli anziani. Nonostante l'esistenza di un sistema di assicurazione sanitaria nazionale obbligatoria in Giappone, meno del 10% della popolazione più anziana versa le sue quote. Perciò chi copre la spesa medica dei più anziani? I giovani? Forse i giovani dovrebbero coprire queste spese, ma il numero di giovani è inferiore a quello degli anziani. Quando ero giovane io, 7 giovani potevano coprire le spese di una persona anziana. 30 anni più tardi i giovani erano diventati 5. Oggi solo 3 giovani dovrebbero coprire le spese di quella singola persona anziana, mentre in 10 anni il rapporto sarà 1 a 1. Questo tipo di situazione potrebbe presentarsi anche in Occidente. E in Italia in particolare. Esatto, in Italia allo stesso modo. Quindi, come decidiamo delle nostre vite, specialmente riguardo gli anziani? La demenza è un problema serio in Giappone, in questo contesto. Infatti, se una persona anziana sviluppa una forma di demenza, nel caso avesse lasciato disposizioni nel corso della sua vita, potrebbero non esserci problemi. Ma la maggioranza di chi si trova in questa condizione non ha espresso alcuna volontà. E questo discorso non si limita alla demenza e si può estendere ad altri tipi di malattie invalidanti, quali il cancro, l'ipertensione, eccetera. In questi casi non ci sarà alcuna disposizione anticipata di trattamento. È questo stato di cose che mi ha spinto a unirmi all'associazione e farmi promotore di una legge che permetta alle persone di autodeterminarsi tramite, ad esempio, un testamento biologico, in modo che siano le persone a decidere per loro stesse. Può raccontarci brevemente la storia dell'associazione? La Japan Society for Dying with Dignity fu fondata nel 1976. Nello stesso anno, con la dichiarazione di Tokyo, nacque anche la World Federation Right to Die Society, su iniziativa di Regno Unito, Paesi Bassi e Giappone, che decisero di fondare un'organizzazione che si occupasse di fine vita nel mondo. Questa fu la spinta per il dottor Ota Tende a fondare la nostra associazione. Lui era un medico, un ginecologo nello specifico e anche un parlamentare. Lui coinvolse un altro parlamentare, alcuni cardiologi, un neurochirurgo, un avvocato e un giornalista. Così in 6 o 7 persone fondarono la nostra associazione che al tempo si chiamava Japanese Association for Euthanasia, perché a quel tempo dolce morte o morire con dignità non erano termini così comuni. Successivamente, nel 1983, l'associazione chiese ai parlamentari di presentare la propria istanza in Parlamento. Il Parlamento organizzò un'audizione pubblica in cui i membri della nostra associazione poterono esporre le loro idee riguardo la regolamentazione del fine vita. Ma in quello stesso periodo si era organizzato un fronte contrario all'eutanasia e alla formulazione di una legge sul tema,
con cui la nostra associazione si scontrò diverse volte. In conseguenza di questo confronto decidemmo di spostare l'obiettivo dall'eutanasia alla dolce morte, che significa, invece che accorciare la vita, accompagnare la fine utilizzando quante più cure palliative possibili. Questo è un compromesso che i giapponesi possono accettare, anche se ovviamente all'interno del paese ci sono varie opinioni. Alcuni considerano favorevolmente l'eutanasia e il suicidio assistito, ma un gran numero di persone pensano che i dottori non dovrebbero svolgere queste pratiche e penso siano la maggioranza in Giappone. Quando mi sono unito all'associazione, parlando di queste istanze con varie persone, alcune mi rispondevano che in Giappone il concetto di morire con dignità esisteva già all'interno del Bushido, con la pratica dell'Harakiri. Ma questa tradizione è stata totalmente abolita dopo la Seconda Guerra Mondiale, da quando gli Stati Uniti si sono insediati in Giappone imponendo il liberalismo. Detto questo, io penso che i giapponesi abbiano una certa familiarità con la cultura occidentale. Ciò nonostante, riguardo al tema del fine vita, mantengono una visione più tradizionale legata alla scelta familiare e sicuramente questo aspetto tornerà fuori nel corso dell'intervista. Sono stati per caso condotti dei sondaggi recenti riguardo all'opinione dei giapponesi sul tema del fine vita? Non ci sono sondaggi nazionali o indagini ufficiali sul tema. Tuttavia, per come la vedo io, le persone, in generale, pensano sia accettabile che un medico, e ovviamente non una persona qualunque, ponga fine alla vita di un malato in fase terminale. Ma quando quelle stesse persone si trovano davanti alla fase terminale della malattia di un loro caro, la posizione sarà sicuramente diversa. In quel momento vorranno che la persona malata viva il più a lungo possibile. In altre parole, la dolce morte o l'eutanasia possono essere condivise come principio generale dalle persone, ma quando si calano nella situazione particolare che coinvolge un loro caro, chiederanno sempre che quella vita possa essere prolungata il più a lungo possibile. Tra i due casi c'è una grande differenza. In Giappone noi diciamo che riguardo lo stesso problema ci sono 3 punti di vista: il mio punto di vista, il tuo punto di vista e il punto di vista generale. Se lo si guarda in base a questi 3 punti di vista, il problema del fine vita assume connotati differenti. Questo è il modo di pensare dei giapponesi e si potrebbe dire che è un modo di pensare orientale. Infatti è diverso dalla cultura occidentale. Nei paesi occidentali il modo in cui l'essere umano è pensato è, potremmo dire, individualistico, nel senso che tu dovresti rispettare ciascuno in quanto singolo individuo. Ma in Giappone viviamo con le nostre famiglie e noi rispettiamo questa entità. Spesso all'interno della famiglia ci sono gli anziani e quando questi dicono qualcosa, la famiglia gli obbedisce, ma è perché in questo caso gli anziani parlano a nome della famiglia e non in quanto singoli individui. Secondo la mia opinione personale sarebbe importante rispettare la volontà dell'individuo, perché è la sua vita, ma questo modo di pensare è condiviso da una minoranza in Giappone. I più pensano che se una persona ha il cancro, magari in una fase terminale, allora il modo in cui la situazione dovrà essere affrontata dovrebbe essere in capo alla famiglia. In passato il medico era tenuto a consultare la famiglia del paziente e questa, dopo aver riflettuto, chiedeva al dottore o di far vivere il paziente il più a lungo possibile o di liberarlo dalle sue sofferenze. Nonostante il punto di vista più importante dovrebbe essere quello del paziente, in Giappone generalmente si teneva in considerazione quasi esclusivamente il punto di vista della famiglia. Perciò un paio di anni fa il Ministero della Salute ha deciso che nella fase terminale di una vita sia necessario ascoltare i punti di vista di tutti coloro che sono coinvolti, il paziente, la famiglia e il dottore. La direttiva è che sia il medico, una volta raccolti sia il punto di vista del paziente che quello della famiglia, a prendere la decisione finale. Quindi la nuova legge giapponese prevede che il trattamento del fine vita sia deciso dal medico. Ma questo ha delle grandi limitazioni perché mentre la somministrazione delle cure palliative è legalmente accettata in Giappone, l'eutanasia e il suicidio assistito non lo sono, perciò il medico non è veramente libero di seguire la volontà espressa. Noi, come associazione, abbiamo chiesto al Parlamento che sia normata la registrazione del proprio testamento biologico, come in Italia. Nel 2004 il Parlamento avrebbe dovuto emanare una legge sul fine vita, ma a tutt'oggi, nel 2023, quasi 20 anni dopo, non è ancora stata promulgata questa legge. Ad esempio i Paesi Bassi, che come il Giappone erano tra i fondatori della World Federation Right to Die Society nel 1976, hanno ottenuto la legge sul fine vita nel 2001. E quando chiesi a Rob, che allora era direttore della Dutch Association for Voluntary End of Life,
come ci fossero riusciti, lui rispose che per 25 anni avevano promosso diverse iniziative, molte delle quali legate al testamento biologico. In sintesi, dal 1976 stiamo chiedendo una legge sul fine vita utilizzando gli stessi strumenti e mentre i Paesi Bassi l'hanno ottenuta in un quarto di secolo, noi dopo quasi mezzo secolo non abbiamo ancora nessuna legge. Per questo motivo abbiamo chiesto di poter ospitare nel 2026 il congresso mondiale della World Federation Right to Die Society, che si svolge ogni 2 anni, in quanto sarà il 50° anniversario anche della nostra associazione. Quindi se vi iscriverete all'associazione, per favore votate per il Giappone come paese ospitante per il 2026. Quindi è possibile da un punto di vista legale scrivere il proprio testamento biologico in Giappone? Questo è il nostro modello di testamento biologico, aggiornato all'ultima revisione che risale all'anno scorso. Come in altri modelli simili, nel resto del mondo ha una parte relativa al testamento biologico sulla prima pagina e nelle pagine successive le indicazioni riguardanti le procedure mediche desiderate o le cure palliative. Quindi questo è ciò che utilizziamo e la prima pagina è praticamente obbligatoria, la seconda parte è facoltativa ed è bene che accompagni la prima. Questo è il nostro modulo per le dichiarazioni anticipate di trattamento e non è esplicitamente autorizzato dalla legge. Tuttavia, quando viene mostrato a un medico internista o un medico di base, è accettato dal 95-96% dei dottori. Dal momento che questo documento ha grandi dimensioni, forniamo anche questo tipo di carta sulla quale sono scritte le cose essenziali sul retro e si può mostrare semplicemente questo ad un medico o al personale in ambulanza, così questi possono capire quali prestazioni fornire al paziente. Quindi, nonostante l'assenza di una legge, questi documenti funzionano in Giappone. Ed è proprio questo dato di fatto che viene strumentalizzato da alcuni parlamentari e oppositori per sostenere che in fondo non c'è davvero bisogno di fare una legge, dal momento che chiunque può usare questi documenti. Ma noi abbiamo bisogno di una legge. Per i malati di cancro c'è bisogno di molte cure palliative. Date la mano, una persona su 2 muore di cancro in Giappone e molte di queste persone soffrono terribilmente nelle fasi finali della malattia. In quella fase la richiesta è che vengano trasferiti nei reparti di cure palliative o in degli hospice specializzati. Ma quando? A deciderlo può essere la decisione del medico o il desiderio del paziente o un mix delle due cose, ma noi sappiamo, grazie alle disposizioni anticipate di trattamento, quali sono le volontà del paziente. I nostri soci che hanno compilato il modulo ci chiamano al telefono. Proprio ora abbiamo avuto una chiamata di questo tipo con un socio. La maggior parte di loro si lamenta quando arrivano ai reparti dedicati alle cure palliative perché i medici non sono formati per l'uso dei narcotici. Si sa che queste sostanze sono più presenti fuori che dentro gli ospedali e i narcotici in questo caso diventano una questione connessa al crimine. I giapponesi infatti ritengono che i narcotici servano a sballarsi, non altro. La medicina invece ha dimostrato che da un uso appropriato dei narcotici se ne può ricavare un massimo comfort per il paziente. Ma i medici non vogliono usarli o non sono formati a sufficienza sul loro corretto uso. La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità dice che i narcotici sono un buon rimedio per il dolore dei pazienti con il cancro. Questo è il motivo per cui nel modulo il secondo paragrafo permette di dire: per favore, provvedete con sufficienti cure palliative per alleviare il mio dolore mentale e fisico. Per questo motivo abbiamo bisogno di una legge, servono certezze legali e una formazione adeguata del personale medico. Ci sono diversi italiani che lavorano e vivono a Tokyo e in generale in Giappone. Se qualcuno di loro volesse fare qui il proprio testamento biologico, potrebbe farlo tramite la vostra associazione? Se la persona sa leggere e scrivere in inglese o giapponese, possiamo aiutarla a farlo. Quante persone in Giappone hanno usato la versione in inglese del modulo? Meno di un centinaio. Meno di un centinaio. Quindi su 90.000 soci, i non giapponesi sono fra i 100 e i 200. Aiutiamo anche i giapponesi che vivono all'estero e ci chiedono aiuto per fare il proprio testamento biologico, cosa che ritengo ragionevole. Accade soprattutto per chi vive negli Stati Uniti, dove ci sono legislazioni diverse in ogni stato. Ricordo il caso recente di un cittadino giapponese nel New Mexico.
Allo stesso modo, se i cittadini stranieri residenti in Giappone lo desiderano, possiamo fornirgli questa versione cartacea oppure questa carta e solo per la versione inglese ne abbiamo fatta una con un QR code. Ci ha già parlato del rapporto tra la cultura giapponese ed il fine vita. In Italia, come in altri paesi europei, i movimenti o i politici che più si oppongono al diritto di autodeterminarsi si richiamano ad un'etica cristiana. In Giappone invece i principali valori religiosi sono connessi allo shintoismo e al buddismo. Perciò le domando, ci sono precetti derivati da queste due culture contrari all'autodeterminazione o ci sono dei movimenti che si appellano all'etica buddista o all'etica shintoista per attaccare il punto di vista della vostra associazione? La religione in Giappone non rappresenta un ostacolo su questo tema. Probabilmente il cristianesimo si rapporta con la vita della persona sia durante la sua esistenza terrena che nel post-mortem, mentre le religioni giapponesi manifestano il loro interesse a partire dalla morte della persona. Quando la persona muore, allora gli shintoisti o i buddisti arrivano per occuparsi del funerale. Da quel momento cominciano ad essere presenti. I grandi oppositori delle nostre lotte sono le associazioni di persone con disabilità. Loro ci dicono: volete ucciderci? Questo è assolutamente falso, ma loro la vedono in questo modo. Abbiamo avuto molti confronti con loro, dibattiti tra le nostre associazioni, anche dinanzi ai parlamentari, e a seguito di ciò hanno ammesso che le nostre istanze sarebbero ben accolte anche da loro, ma che in Giappone la sicurezza sociale non è sufficiente per le persone con disabilità. In questa situazione dicono loro non possono approvare le nostre istanze, questa è la loro posizione. Per concludere, sicuramente ci sono alcuni shintoisti o buddisti che sono contrari alle nostre idee, ma di solito loro si preoccupano esclusivamente della vita dopo la morte. La principale preoccupazione è il funerale o le cerimonie ad 1 anno o 3 anni dalla morte della persona. Lei cosa si augura per il futuro? Pensa che un domani, anche in Giappone, l'eutanasia o il suicidio assistito verranno legalizzati? Ufficialmente noi, come associazione, siamo contrari all'ammissibilità del suicidio assistito, ma nella realtà dei fatti invecchiamo anno dopo anno. E se io non potessi muovermi o avessi bisogno di qualcuno che si prendesse costantemente cura di me, vorrei poter scegliere. Sono ragioni per cui potrei sentire la necessità di porre fine alla mia vita. Ma noi non abbiamo idea del come, non abbiamo strumenti legali. Specialmente in questi giorni, il suicidio è molto diffuso, soprattutto tra i giovani. Più di 30.000 persone all'anno muoiono commettendo un suicidio. E un paio di settimane fa ha fatto clamore il caso di una coppia, un attore di teatro kabuki e sua moglie, che si sono suicidati assieme. Erano molto disillusi sul loro futuro, perché uno si prendeva cura dell'altro, anche se avevano più di 75 anni. La gente generalmente reagisce dicendo: ma perché non hanno chiesto il supporto di qualcuno? La risposta è che loro non volevano essere un peso per nessuno. Quindi uno aiutava l'altro e diventavano sempre più anziani. Nel modo di pensare giapponese, la persona non vuole chiedere aiuto a qualcuno per questioni personali. Da questo punto di vista, per i giapponesi, decidere per se stessi va bene. Ma il governo e la società diranno che se invece tu hai una famiglia, sono loro a dover decidere. E abbiamo detto che se la famiglia viene coinvolta, loro chiederanno al dottore di far vivere più a lungo possibile la persona amata. È la contraddizione che viviamo rispetto a questo tema. Lo testimoniano alcune ricerche. Se qualcuno è gravemente malato e non gli resta molto da vivere, allora è accettato che si ponga fine alla sua vita, se è il suo desiderio. Ma se è una persona cara, i familiari preferiranno prolungarne la vita. Questa è la società giapponese. Come ho già detto, c'è il mio punto di vista, il tuo punto di vista ed il punto di vista generale. Abbiamo 3 diversi tipi di punti di vista e tutti quanti condividono questo modo di pensare. Everyone has a kind of sense. Is that my issue, or is that your issue, or is that the people's issue? That is the sense. Thank you very much.